Buongiorno, benvenuti nel mio canale Il Mondo dell'Uncinetto. Oggi vi spiego come realizzare questi bellissimi orecchini. Sono veramente molto facili e veloci da realizzare, quindi un progetto adatto anche a chi ha le prime armi. Come potete vedere, per realizzare il fiore ho utilizzato un filato sfumato nella variante celeste e ho deciso di utilizzare le perle di due tonalità di celeste che riprendessero sempre le tonalità del filato, e questo è il risultato ottenuto. Ne ho realizzata anche una versione a tinta unita, precisamente con l'or fucsia, ed ecco qui il risultato. Come potete vedere, l'orecchino è sempre lo stesso, ma l'effetto è completamente diverso. Quindi li potete veramente personalizzare come preferite. Adesso vi lascio alla spiegazione e mi raccomando, se non siete ancora iscritti al mio canale iscrivetevi, se vi è piaciuto il progetto lasciate un like e non vi dimenticate di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati. Inoltre potete mandarmi le foto dei vostri progetti attraverso i miei canali social, di cui vi lascio il link in descrizione. Grazie mille. Ecco l'occorrente per il progetto di oggi. Un gomitolo di cotone numero 20 sfumato nella variante celeste. Potete utilizzare qualsiasi altro tipo di cotone, mi raccomando deve essere fino, altrimenti il fiore viene troppo grande. Un uncinetto numero 1, due perline argentate, le potete tranquillamente sostituire con due brillantini, due monachelle dotate di gommino per chiuderle, due pezzi di catena della lunghezza di circa 9 cm. La lunghezza della catena dipende sempre da quanto volete rendere lunghi gli orecchini. Due perle celesti, due perle celeste chiaro, 4 chiodini a testa piatta per gioielli, un ago con la punta, una tronchesina arrotondata, una pinza, una tenaglia, una forbice. Prendo il filato, prendo l'uncinetto numero 1 e realizzo un cerchio magico. Quindi giro il filato intorno al dito in questo modo, in modo tale da creare una X, inserisco l'uncinetto così e blocco il tutto con una catenella. Adesso sfilo il dito, chiudo un pochino il cerchio ed inizio la lavorazione. Entro all'interno del cerchio magico e lavoro un punto basso. Se avete difficoltà a riconoscere i punti, qui vi consiglio di mettere un marcapunto. Mi raccomando, utilizzate i marcapunti questi di ferro, che sono fini e non creano poi dei buchetti antiestetici durante la lavorazione. Adesso lavoro 7 catenelle . Nella settima catenella inserisco un marcapunto. Se non avete difficoltà a riconoscere i punti, potete anche non metterlo. Adesso salto la catenella appena segnata, entro nella catenella precedente e lavoro un punto basso. Entro nella catenella successiva e lavoro un secondo punto basso. Entro nella catenella successiva e lavoro un terzo punto basso. Entro nella catenella successiva e lavoro un quarto punto basso. Entro nella catenella successiva e lavoro un quinto punto basso. Entro nella catenella successiva, ossia l'ultima, e lavoro un punto basso ed ecco qui il risultato.
In questo modo ho creato la base di appoggio del primo petalo. Adesso rientro nel cerchio magico e lavoro un punto basso. Una volta lavorato il punto basso, mi alzo con 7 catenelle, salto la settima catenella. Mi raccomando, sempre, se avete difficoltà a riconoscere i punti, mettete un marcapunto, entro nella catenella precedente e lavoro un punto basso. Punto successivo, lavoro un punto basso e semplicemente continuo a lavorare punto su punto a punto basso fino ad ottenere un totale di 6 punti bassi. Una volta lavorati i 6 punti bassi, entro all'interno del cerchio magico e lavoro un punto basso. Mi alzo con 7 catenelle, salto sempre la settima catenella, che vi ricordo di marcare se avete difficoltà a riconoscere i punti. Nella catenella precedente lavoro un punto basso, punto successivo, punto basso e semplicemente continuo a lavorare punto su punto a punto basso fino ad ottenere un totale di 6 punti bassi. Una volta lavorati i 6 punti bassi, entro nel cerchio magico e lavoro un punto basso. Mi alzo con 7 catenelle, salto la settima catenella, entro nella precedente e lavoro un punto basso e semplicemente continuo a lavorare tutto il resto della catenella punto su punto a punto basso fino ad ottenere un totale di 6 punti bassi. In questo modo ho già creato 4 basi di appoggio per 4 petali, quindi adesso entro un'ultima volta nel cerchio magico e lavoro un punto basso, mi alzo con 7 catenelle, salto la settima catenella, entro nella precedente e lavoro un punto basso e semplicemente continuo a lavorare tutto il resto della catenella punto su punto a punto basso fino ad ottenere un totale di 6 punti bassi. Adesso ho creato le mie 5 basi d'appoggio dei miei 5 petali, quindi cosa faccio? Chiudo il cerchio magico, lo stringo il più possibile, poi sistemo il filo con cui ho chiuso il cerchio magico in orizzontale, entro qui dove all'inizio ho lavorato il primo punto basso, quindi se avete messo un marcapunto lo riconoscete subito, e lavoro un punto bassissimo. In questo modo ho chiuso il giro e ho creato tutta la base del mio fiore. Adesso cosa faccio? Metto sempre in orizzontale il filo con cui ho chiuso il cerchio magico in modo tale da nascondere il filo, entro qui dove c'è la prima catenella e lavoro un punto basso. Adesso carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un mezzo punto alto. Carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Carico 2 volte il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un punto altissimo.
Quindi chiudo le prime 2 asoline, mi rimangono 3 asoline sull'uncinetto, chiudo le altre 2 asoline, mi rimangono 2 asoline sull'uncinetto e chiudo le ultime 2 asoline ed ecco un punto altissimo. Adesso carico 2 volte il filo sull'uncinetto, rientro nello stesso identico punto e lavoro un secondo punto altissimo. In questo modo ho lavorato un aumento di punto altissimo. Adesso carico 2 volte il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un nuovo aumento di punto altissimo, ossia 2 punti altissimi nello stesso punto. Adesso carico 2 volte il filo sull'uncinetto e qui nel punto successivo, sia il punto precedente a quello marcato, lavoro un nuovo aumento di punto altissimo. Una volta terminato l'aumento lavoro 2 catenelle, tolgo il marcapunto, entro nella settima catenella, ossia dove c'era il marcapunto, e lavoro un punto bassissimo. La prima metà del pedalo è terminata. Adesso nello stesso identico modo vado a lavorare l'altra metà, quindi cosa faccio? Metto sempre in orizzontale questo filo per nasconderlo, poi lavoro 2 catenelle, carico 2 volte il filo sull'uncinetto, entro nel primo punto basso disponibile e lavoro un aumento di punto altissimo, ossia 2 punti altissimi nello stesso punto. Carico 2 volte il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un aumento di punto altissimo. Carico 2 volte il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un aumento di punto altissimo. Carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro mezzo punto alto. Entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. E questo primo pedalo è terminato. Adesso entro nel punto basso qui e lavoro un punto bassissimo. Adesso vado a lavorare un secondo pedalo, quindi ripeto lo stesso passaggio appena lavorato. Quindi entro sulla prima catenella disponibile qui e lavoro un punto basso. Carico il filo sull'uncinetto,
entro nella catenella successiva e lavoro mezzo punto alto. Carico il filo sull'uncinetto, entro nella catenella successiva e lavoro un punto alto. Carico 2 volte il filo sull'uncinetto, entro nella catenella successiva e lavoro un aumento di punto altissimo. Carico 2 volte il filo sull'uncinetto, entro nella catenella successiva e lavoro un aumento di punto altissimo. Carico 2 volte il filo sull'uncinetto, entro nella catenella successiva e lavoro un aumento di punto altissimo. Lavoro 2 catenelle. Entro nella settima catenella, se avete il marcapunto la riconoscete subito, e lavoro un punto bassissimo. Adesso lavoro 2 catenelle, carico 2 volte il filo sull'uncinetto, entro nel primo punto basso disponibile e lavoro un aumento di punto altissimo. Carico 2 volte il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un aumento di punto altissimo. Carico 2 volte il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un aumento di punto altissimo. Carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro mezzo punto alto. Punto successivo, lavoro un punto basso. Entro nel punto basso e lavoro un punto bassissimo. Ed anche questo secondo pedalo è terminato. Adesso, nello stesso identico modo, andrò a lavorare anche gli altri 3 pedali. Quindi mi raccomando, ricordatevi che la sequenza da seguire è sempre la stessa, ossia un punto basso, un mezzo punto alto, un punto alto, 3 aumenti di punti altissime, 2 catenelle, un punto bassissimo nella settima catenella, 2 catenelle, 3 aumenti di punto altissimo, un punto alto, un mezzo punto alto, un punto basso e un punto bassissimo nel punto basso. Adesso vado avanti a lavorare i 3 pedali e noi ci rivediamo quando li ho terminati, così vi faccio vedere come terminare il fiore. Allora, come potete vedere, ho lavorato tutti e 5 i pedali, proprio come vi ho fatto vedere. E adesso non mi resta altro da fare che chiudere il fiore. Quindi cosa faccio? Ho appena lavorato il punto basso dell'ultimo pedalo, quindi entro qui nel punto basso iniziale e lavoro un punto bassissimo.
catenella e taglio il filo. Ne taglio un bel po' in quanto userò questo filo per cucire la catena ed anche la perlina. Quindi sfilo l'uncinetto, tiro bene il tutto e il mio fiorellino è pronto. Adesso lo sistemo, cerco di stirarlo, poi scelgo il pedalo che mi piace di più. Poi se avete un filato a tinta unita, qualsiasi pedalo va bene. Comunque io scelgo il pedalo che mi piace di più, dove poi andrò a posizionare la monachella, e mi posiziono già il fiore per poter cucire le 2 catenelle. Allora, il primo fiore che andrete a cucire sarà molto semplice, in quanto dovrete soltanto decidere se far combaciare la perlina più piccola con l'interno oppure con l'esterno della faccia. Quindi questo dipende dal vostro gusto. Quando andrete a cucire il secondo fiorellino, dovete prestare attenzione a come avete cucito il primo. Quindi nel mio caso ho già un orecchino pronto. Come potete vedere, ho posizionato la perla chiara, che si trova sul filo più corto nella parte interna, mentre la perla più scura, che si trova sul filo più lungo, nella parte esterna. Quindi adesso, quando vado a cucire il secondo fiore, devo tener conto di questa cosa. Quindi devo posizionare l'orecchino in questo modo e fare in modo tale che la catena che andrò a cucire sull'altro orecchino abbia la stessa identica dimensione. Quindi posiziono il fiore per come lo voglio mettere, quindi così, e poi semplicemente prendo la catena, che vi ripeto ha una lunghezza di 9 centimetri, e la posiziono in modo tale da avere sempre la perla più chiara verso l'interno e la perla più scura verso l'esterno. Inoltre vi dico che tra la perla chiara e la perla scura c'è una differenza di circa 3 cm. Il filo più lungo misura circa 6 cm, mentre il filo più corto misura circa 3 cm. Quindi adesso poso un secondo l'orecchino già pronto e mi preparo questo che devo cucire. Quindi cosa faccio? Piego la catenella in modo tale da ottenere le stesse identiche misure dell'altro orecchino. Quindi la parte più lunga deve avere una lunghezza di 6 cm circa, mentre la parte più corta deve avere una lunghezza di circa 3 cm. Inoltre la devo posizionare in questo modo, ossia in modo tale che la parte corta coincida con l'interno e la parte lunga con l'esterno, proprio in questo modo, vedete? Quindi una volta fatto tutto questo discorso, cosa faccio? Prendo l'altro orecchino e controllo bene di aver posizionato bene la catena. Vedete? In questo modo le due parti sono identiche, quindi adesso prendo il fiorellino e vado a cucire questa catena in questo modo. Quindi inserisco l'ago e cosa faccio?
prendo il fiorellino e faccio camminare questo filo fino ad arrivare all'incirca al centro del fiore. Mi raccomando, non arrivo proprio al centro del cerchio magico, ma mi fermo nei punti intorno, in questo modo. Vedete? Quindi faccio passare il filo e così sono arrivata al centro del fiorellino e adesso vado a cucire la catenella proprio nel verso che vi ho fatto vedere prima. Quindi giro sempre il lavoro da rovescio, logicamente, prendo la catenella, la posiziono così, sempre al centro del fiore, ma nella parte sotto, non nella parte sopra, ok? E una volta posizionata la catenella, prima di andare a cucire controllo che l'ho posizionata bene. Nel mio caso va bene perché vedete le due parti più corte sono all'interno e le due parti più lunghe all'esterno, e quindi vado ad assicurare questa catena. Cosa faccio? Tengo ben ferma la catena sul fiore e semplicemente con l'ago entro all'interno di un punto e entro all'interno della catena e faccio passare il filo in questo modo. Ecco qua, ho tirato un pochino troppo e mi si è rotto il filo, quindi adesso continuo a cucire questa catena, poi per cucire la perla attaccherò un nuovo filo. Comunque, una volta fatto passare il filo, rientro dentro un punto, non sempre nello stesso punto, mi raccomando, poi entro all'interno della catena e tiro il filo. Quindi entro all'interno di un punto, poi entro all'interno della catena e faccio passare il filo in questo modo. È veramente molto semplice fissare questa catena, è più difficile spiegarlo. Allora, adesso ripeto questo passaggio per un po' di volte in modo tale da cucire bene tutto l'anello della catena. Poi nel mio caso è un anello abbastanza largo, ma se usate una catena con degli anelli più stretti potete cucire un anellino soltanto o magari prendere anche l'anellino sotto per assicurare meglio la catena. Quindi semplicemente continuo a ripetere questo passaggio, ossia entro su un punto, faccio passare l'ago, entro nella catena e faccio passare l'ago, così. Quindi continuo così, una volta assicurata bene tutta la catena, tiro bene il filo e nel mio caso adesso vado a bloccare la cucitura, mentre se il vostro filo è rimasto lungo, sempre con lo stesso filo vado a cucire anche la perla. Quindi adesso rinfilo l'ago e vado a dare un nodino per bloccare questa cucitura in questo modo. Quindi entro sempre all'interno di un punto nel centro del fiore, quindi mi raccomando, entro sempre vicino al centro ma non proprio
nel forellino centrale, altrimenti poi non si blocca bene la cucitura, e vado a dare un nodino. Mm. Ok, una volta dato il nodino, faccio passare l'ago attraverso i vari punti di un qualsiasi petalo in modo tale da nascondere il filo, tiro bene il tutto e taglio il filo in eccesso. E in questo modo, vedete, ho cucito la catenella. Certo, se non si rompeva il fiore a quest'ora avevo cucito anche la perlina e mi ero risparmiata una cucitura in più. Comunque adesso vi faccio vedere anche come cucire la perlina, perché può capitare, come nel mio caso, che si spezzi il filo e così sapete come poi comportarvi. Quindi cosa faccio? Giro il fiore sempre in modo tale da avere il rovescio del lavoro davanti a me, prendo l'ago, prendo un pezzo di filo e nella parte finale do 2 nodini per poi bloccare bene il tutto. E cosa faccio? Entro sempre in un punto vicino al centro del fiore e faccio passare il filo in questo modo. Adesso entro con l'ago sempre in un punto vicino al centro e lo faccio uscire dalla dritta, così tiro bene il filo, mi raccomando fate attenzione a non agganciarvi alle 2 catenelle, inserisco la perlina argentata nell'ago e la faccio passare, la posiziono bene al centro del fiorellino. Adesso entro sempre in un punto vicino al centro del fiore e faccio passare l'ago in questo modo. Tiro bene il filo e posiziono bene al centro la perlina. Adesso faccio rientrare l'ago sempre in un punto vicino al centro del fiore, in questo modo. Faccio ripassare l'ago all'interno della perlina rientro sempre vicino al centro del fiore, tiro bene il filo controllo di aver posizionato bene la perlina e blocco il tutto con un nodino. Logicamente, se non si era spezzato il filo, tutto questo passaggio lo continuavo a fare con il filo precedente. Quindi do un nodino, vado a nascondere come ho fatto prima questo filo, ossia passo attraverso i vari punti di un petalo. Tiro bene il tutto e taglio il filo in eccesso. E questo passaggio è terminato.
Quindi adesso non mi resta altro che montare le perline. Cosa faccio? Monto prima la perlina sul filo più corto, quindi come potete vedere vado a montare la perlina celeste chiaro. E cosa faccio? Prendo una perlina, prendo un chiodino a testa piatta, inserisco il chiodino all'interno della perla in modo tale da mettere la parte piatta nella parte finale della perla, così. Adesso spingo bene la perla, prendo la tronchesina arrotondata e calcolo più o meno quanto chiodino devo tagliare, quindi prendo più o meno la misura, 2 volte la larghezza della tronchesina, anche qualcosina in più, sempre meglio tagliare dopo che tagliarne troppo, e con l'aiuto di una tenaglia taglio il filo che non mi serve. Una volta fatto questo, riprendo la tronchesina arrotondata, la posiziono in questo modo e vado a creare una sorta di uncino. Quindi piego così il chiodino. Come potete vedere già si vede che è un pochino troppo lungo, quindi dopo lo vado un pochino ad accorciare. Con l'aiuto delle pinze vado ad addrizzare questo chiodino, poi taglio la parte in eccesso. Adesso prendo l'orecchino, inserisco la perla nella parte più corta, mi raccomando, poi faccio passare in questo modo il tutto e sempre con l'aiuto della tronchesina arrotondata vado a chiudere il mio uncino. Mi raccomando, stringete bene l'uncino in quanto poi la perla non deve ballare, ma deve rimanere ben ferma. Ok, ho chiuso il mio uncino e come potete vedere la perla non si muove ed ecco qui il risultato. Quindi è veramente molto facile montare questa perla. Nello stesso identico modo andrò a montare anche l'altra perla, ve lo faccio rivedere. Quindi cosa faccio? Prendo la perla celeste, prendo sempre il chiodino a testa piatta, inserisco la parte piatta in modo tale da coincidere con la fine della perla, poi spingo bene il tutto in modo tale da tenere bloccata la perla, poi prendo la tronchesina arrotondata, mi calcolo più o meno il doppio della sua grandezza e taglio il filo in eccesso con l'aiuto di una tenaglia. Adesso prendo la tronchesina arrotondata e vado a creare un uncino lasciandolo leggermente aperto. Adesso con l'aiuto della pinza vado ad addrizzare questo uncino, taglio la parte in eccesso di filo
Prendo l'orecchino ed inserisco la perla nella parte più lunga, la posiziono in questo modo, tengo ben bloccato il tutto, riprendo la tronchesina arrotondata e vado a chiudere il mio uncino. Una volta bloccata bene il tutto, controllo e anche questa perla è pronta. Adesso non mi resta altro che andare a montare la monaghella, quindi sistemo bene il fiore, cerco di stirarlo, ok. Adesso prendo la monaghella, prendo la pinzetta e vado ad allargare leggermente questa parte. Una volta allargata la parte, la inserisco qui dove ho lavorato il punto bassissimo, in questo modo. Una volta inserito il fiore, con l'aiuto sempre della pinza vado a richiudere questa parte, poi sistemo bene la monaghella e il mio orecchino è pronto. Logicamente nello stesso identico modo va bloccato anche l'altro orecchino. Nel mio caso è già pronto, quindi vi faccio vedere il risultato finale. Vedete, le due perline chiare sono sulla parte corta e nella parte più interna, le due perline più scure sono sulla parte lunga e nella parte più esterna. Così, una volta indossati, gli orecchini sono identici. Quindi veramente molto semplice realizzare questi orecchini. Io adesso li ho realizzati con delle perle, ma potete tranquillamente sostituirle con dei cristalli o magari con dei pendenti, degli charm come delle stelline o dei cuoricini. Questo poi dipende dal vostro gusto. Magari al centro, al posto della perlina argentata, potete mettere un brillantino, magari potete utilizzare degli accessori color oro oppure color bronzo o farli bicolore. Questo dipende tutto dal vostro gusto. Potete usare un filato sfumato o un filato a tinta unita e vi mostro anche la versione a tinta unita. Quindi potete veramente sbizzarrirvi. Allora, spero tanto che la spiegazione sia stata chiara, che il video vi sia piaciuto e nel caso lasciate un bel like. Mi raccomando, se non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi e non vi dimenticate di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati. Noi ci rivediamo la prossima volta con un nuovo tutorial e se vi fa piacere potete mandarmi qualche foto dei vostri progetti attraverso i miei canali social Pinterest, TikTok ed Instagram, di cui vi lascio il link in descrizione. Grazie mille per avermi seguito, ciao ciao!